oggi parleremo della cucina artusiana, la prima vera, potremmo dire, cucina italiana. Il manuale di cucina La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene fu pubblicato nel 1891 da Pellegrino Artusi. Lui è un gastronomo che decise durante i suoi viaggi in Italia di raccogliere diverse ricette che poi sperimentava e faceva provare direttamente ai suoi due cuochi. E vabbè, assaggiamo la pasta asciutta. Un trionfo della cucina italiana, e pensare che i futuristi l'avevano bandita dalle loro pietanze perché la consideravano un piatto passatista. Grande Artusi. La famiglia Artusi si trovò coinvolta a Forlimpopoli nel più noto assalto bigrantesco dell'epoca e decise di trasferirsi a Firenze. Quando Pellegrino Artusi arrivò in città nel 1851 non faceva fatica ad immaginare di essere tornato all'epoca di Brunelleschi, di Botticello e di Michelangelo, visto che Firenze era ancora sempre compresa entro la cinta muraria, che risaliva all'inizio del XIV secolo. Nel 1864 Firenze sarebbe diventata la capitale del Regno d'Italia e presto sventrata ai fini di una trasformazione igienica. Correva l'anno 1888 quando Pellegrino Artusi, scapolo già 68enne, pubblicò a proprie spese e dedicò ai suoi amati gatti bianchi La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, il testo più famoso nella storia della cucina italiana. La nuova Italia si avviava al nuovo secolo, ma il regno era ancora troppo giovane per chiamarsi realmente unito. Attraverso il fiorentino parlato, Manzoni aveva dato, almeno teoricamente, una lingua nazionale agli italiani e i Macchiaiolo avevano narrato nelle loro tele il primo inventario visivo della neonata nazione. Proprio in questo panorama l'Artusi compì un passo ulteriore verso l'unità, questa volta culinaria, poiché miscelando le varie cucine regionali, in primo luogo quella toscana ed emiliana, fondò la vera cucina nazionale italiana moderna ed unì a tavola tutti gli italiani, che fino ad allora disponevano di soli ricettari regionali e ripetitivi. Il successo arriverà lento, ma sarà assoluto, dato che sono state stampate di questo libro oltre 100 edizioni, con circa 800 ricette. Artusi, dalla ruralità toscana, derivò l'avversione per il piacere e l'eccesso e basò le sue ricette sulla parsimonia, adottando un ottimo e chiaro italiano. Bandì il fraseggio francesizzante dei manuali di cucina, anche se non disdegnò i piatti stranieri, in particolar modo quelli parigini e tedeschi. Per scrivere un libro di cucina accessibile all'intero territorio italiano, l'unica fonte possibile da cui attingere il lessico era ricercarsi in Toscana, ed infatti il libro contiene anche una piccola guida ai termini toscani usati di più ostica comprensione per gli abitanti del resto d'Italia. Artusi consacrò il pasto domenicale e raccomandò la dieta borghese, la quale doveva essere varia, morigerata e senza alti e bassi, poiché solo briganti aristocratici alternavano senza ritegno bisbocci a digiuni assoluti. Riconsacrò le minestre in brodo, la pasta asciutta, le minestre di verdura, gli arrosti, gli umidi, anche se fu molto avaro verso le salse. Nelle prime pagine incluse anche consigli sui principi igienici, su come sia preferibile vivere in una casa luminosa e ventilata, oltre a proporre di fare un po' di esercizio fisico. L'opera che l'Artusi creò è monumentale, anche se la maggior parte degli italiani i piatti presenti sul menù nazionale artusiano non potevano permetterseli. Pensate che Artusi pagò a proprie spese l'edizione del suo libro perché non trovò nessun editore disposto a finanziarlo. Ad oggi sono state fatte 111 edizioni e quella che è ancora in commercio è quella del 1911 alla morte dell'autore. Ne sono state vendute milioni di copie, tradotto in varie lingue. Ma se volete scoprire chi sono coloro che condanneranno la pasta asciutta e la cucina delle Artusi, vi aspetto alla prossima Curiosità d'arte sulla cucina futurista.